Bar subito prima della frontiera, 2,60 €. Cappuccino e brioche. Ogni mattina oltre 60 milioni di italiani escono dal confine per andare a lavorare. Si chiamano frontalieri. Io mi sono sempre chiesto chi sono queste persone e perché esiste questo fenomeno. Qui siamo al confine italo-svizzero tra Como e Chiasso e come potete vedere la fila è già lunghissima nonostante siano soltanto le 7 di mattina. Con questo video voglio scoprire di più su questo fenomeno, andiamo a intercettare i frontalieri. Comunque questa di Chiasso non è l'unica dogana, ne esistono diverse e le più trafficate sono quelle di Gaggiolo e Ponte Tresa. Ma ora torniamo alla dogana e procediamo verso la stazione. La macchina non è l'unico mezzo che i frontalieri usano per spostarsi, tanti scelgono il treno. Qui siamo nella stazione di Chiasso, da dove tantissimi frontalieri passano per raggiungere le principali città del Canton Ticino: Mendrisio, Lugano e Bellinzona. Ma perché così tanti italiani vanno a lavorare in Svizzera? Andiamo a capirlo con il responsabile di cambiovalute.ch. Lì. Sono qui negli uffici di cambiovalute.ch con Filippo, che innanzitutto ringrazio veramente tanto. Loro sono il primo cambio online svizzero e si occupano ogni giorno di cambiare lo stipendio a migliaia di frontalieri. Lui di sicuro ne sa molto più di me del fenomeno, per cui oggi volevo chiederti perché esiste e perché c'è questo fenomeno e perché così tanti italiani si recano ogni giorno in Svizzera per lavorare. Sì, certo Riccardo, ti rispondo subito, è molto semplice. Primo motivo, questione legale, c'è il trattato di libera circolazione dei capitali fra Svizzera e l'Unione Europea, capitale inteso anche capitale umano, quindi il lavoratore italiano può venire a lavorare in Svizzera. Questo perché è attrattivo per un lavoratore italiano, perché lo stipendio è molto più alto. Per farti vedere, qui c'è il decreto del Consiglio di Stato del Canton Ticino, e se giri la pagina vedrai qual è lo stipendio minimo di un operatore delle pulizie di primo livello. Come puoi vedere sono 2.784 franchi. Cavolo, ma in franchi questo però? Sì, franchi, esatto. Ma in euro quanti sono? Te lo dico subito. Allora, 2.784 franchi svizzeri in questo momento sono 2.552,37 € ad essere precisi. Circa il doppio alla fine di quello che guadagnerebbero in Italia, penso. Sì, è molto più. Ma quante sono le persone che ogni giorno si recano di preciso? Guarda, le ultime stime del cantone, quindi ufficiali, ci sono circa 60.000 lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano in Canton Ticino. Okay. Poi in Svizzera ce ne sono molti di più. Ma quindi alla fine, se facciamo un conto, 60.000 per... Quant'è più o meno lo stipendio medio? Guarda, questo che ti ho detto è uno stipendio bassino, quindi in media puoi dire 3.000 franchi e non vai lontano da quello che è il valore medio corretto. Abbiamo detto 60.000 per 3.000 è molto semplice. Leggi tu il numero. Quindi ogni mese 180 milioni di euro di franchi vengono pagati ai lavoratori italiani che lavorano in Svizzera e poi tornano in Italia a spendere perché portano lo stipendio a casa. Ma cosa ne pensano gli svizzeri di questo numero? Dovresti chiederlo a loro. Ma qui in Svizzera quali sono gli ruoli che gli italiani ricoprono? Quali lavori fanno i frontalieri? Guarda, qualche anno fa l'impiego medio era un po' meno specializzato. Okay. 2 esempi, il muratore e la delle pulizie. Adesso da noi cambiano lavoratori che hanno diversi tipi di ruoli, coprono diversi tipi di ruoli più specializzati, fra cui il manager d'azienda, il medico, l'operatore di borsa, il direttore di banca e così via. Comunque nel corso degli anni la specializzazione dell'impiegato italiano che lavora qui è salita. Quindi ci sono alla fine sempre di più italiani. Com'è questo trend? Cioè sta aumentando o sono sempre più o meno 60.000? No, sta aumentando. Dalle ultime comunque notizie che sono uscite sui vari siti di informazione così statistiche, stanno aumentando comunque chi viene a cercare lavoro in Svizzera e chi poi lo trova effettivamente. Ho capito. Sono curioso anche di vedere cosa ne pensano gli svizzeri e grazie mille di tutte le informazioni che ci hai dato, è stato un piacere. Figurati Riccardo, quando vuoi passare sei benvenuto. Ciao.
Dopo aver intervistato Filippo sono andato a Lugano, purtroppo però non sono riuscito a parlare con nessuno svizzero, ma è palese che gli svizzeri non siano contenti della situazione, tanto che in passato ci sono stati partiti politici che hanno fatto campagne elettorali proprio incentrate sul fatto che i lavoratori italiani rubano il lavoro agli svizzeri, arrivando a dipingere gli italiani come dei ratti che rubano il formaggio svizzero. Cappuccino brioche in stazione a Lugano, 6 euro, il doppio rispetto all'Italia. Il problema di tutto questo è il dumping salariale, ovvero che gli italiani sono disposti ad accettare stipendi più bassi rispetto agli svizzeri, proprio perché in Italia costa molto meno la vita. Però c'è anche da dire che molti svizzeri preferiscono spostarsi in altre città come Zurigo e Ginevra, dove gli stipendi sono ancora più alti. Infatti la disoccupazione in Ticino è solo del 2,5%, quindi non sembra esserci un problema. Il problema sembra essere che i frontalieri sono sempre più qualificati e finché andavano a ricoprire soltanto i lavori che gli svizzeri non volevano fare, tutto andava bene. Ma ora gli svizzeri sembrano iniziare a storgere il naso. È ovvio poi che in questo video sto generalizzando il problema e che ogni singolo caso è diverso. Ma ciò che ci tengo a dire è che l'uomo per istinto si spinge sempre alla ricerca della felicità e del miglioramento. Quindi ognuno di noi, prima di criticare lo straniero, dovrebbe pensare. Poi mentre pensate lasciate un mi piace a questo video perché potrebbe aiutarmi veramente tanto. Iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro mio video e soprattutto ditemi nei commenti cosa ne pensate dei frontalieri. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!